che profumi. Oggi vado a fare un piatto di origine marocchina, ma probabilmente anche nei paesi limitrofi si fa una versione simile, l'arira, arira. La verità è che io non vedo l'ora che sia pronto, però per farlo ci vuole un po' di tempo. Intanto cominciamo. Prima cosa da fare, si mette un pochino di burro in una pentola e piano piano si comincia a far sciogliere. Metto proprio al minimo. Così nel frattempo vado a preparare la carne d'agnello, e si va a affettare finemente. Non affettare, ovviamente non si tratta di una cipolla, ma farla a cubetti. Ora si prende la carne e si mette a rosolare. Cipolla. E poi il sedano, anche le foglie, quindi questo qui lo tritate abbastanza grossolanamente, ma un pochino tritatelo. Una volta che è ben rosolato l'agnello, proprio deve essere rosolato bene, anche il liquido che esce deve essere completamente evaporato, si vanno ad aggiungere le cipolle. La cipolla va fatta andare per qualche minuto, in realtà si deve leggermente caramellare, quindi vi dico la verità, a tempo, dipende da quanto l'avete tagliata fine, ma 3 minuti, 4 minuti al massimo. Ora si aggiunge il sedano, il pomodoro, i ceci. Questi sono ceci che abbiamo messo a mollare da ieri, quindi sono ceci secchi messi a mollare. Ora levo l'acqua e li aggiungo alla zuppa. Aggiungo l'acqua, abbondante acqua, Zenzero in polvere e la cannella. La cannella la potete mettere anche in polvere, io invece metto il bastoncino, poi si può levare perché secondo me rilascia ancora più profumo e sapore. Ora si copre, mi raccomando fuoco basso, e ora si lascia cuocere almeno un'ora e 20, un'ora e mezza. Ci vediamo dopo. Sono passate quasi, no, 2 ore, no, sbaglio, un'ora e mezza, un'ora e 40. È il momento in cui si va a mettere le lenticchie. Do una leggera girata. Copro. E ora si porta avanti la cottura per le lenticchie ci vogliono circa 30 minuti. Ci vediamo fra 30 minuti. Allora, vediamo un po'. Ora, cosa importante? Mamma mia che profumo. Voi non avete idea che profumo. Io la cannella ce la lascio ancora, ma è veramente potente come all'interno. Allora, assaggio. Buono, manca il sale. Il sale mettetelo tutto alla fine, ci sono legumi, se no altrimenti soprattutto le lenticchie diventano bucciose. 2 belle prese di sale. Ora si vanno ad aggiungere gli ultimi ingredienti. Concentrato di pomodoro,
fa sciogliere per bene. Allora, arrivati a questo punto avete varie scelte, ma diciamo le principali. O aggiungete un po' di farina, la stemperate un pochino con il brodo con un pochino d'acqua e la aggiungete, serve a dare densità, oppure aggiungete la pasta. Per esempio ho visto tanti marocchini che ci mettono gli spaghetti spezzati, i risoni. Io uso i tubettini, anzi i tubettoni perché mi piacciono un pochino di più e le mangio più volentieri. Ok, allora, tempi di cottura. Questi tubettoni mi sembra sono circa 10 minuti. Non fateli andare più di 5-6 minuti. 5-6 minuti si fanno andare e poi si spenge e si lascia riposare la zuppa per un po'. A dopo. Ta-ta! Una meraviglia, una meraviglia. E ora vi faccio un piattino per un assaggio modesto, modesto, modesto. Sopra ci aggiungo un po' di prezzemolo, c'è chi lo mette anche durante la cottura, ma secondo me per dare quella freschezza serve di metterlo alla fine. Così, il limone. Ci si mette così sopra, ma siccome io l'assaggio subito, ce lo spremo un pochino. In questo momento mi sono rivolto verso David e gli ho detto, mi sa che è pericoloso, che è pericoloso, eh? Che profumi, bollentissima, bollentissima, ma che profumi. Mamma mia. Ci vuole un po' per farla, perché tra tutto si passa, arriva quasi a 4 ore, e tra le rosature, le cose. Ma è di una bontà incredibile. E vi dirò, potete farla anche senza pasta, perché viene straordinaria anche senza pasta. Così è buonissima, ma senza pasta secondo me è altrettanto buona. Alla prossima!